Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Parliamo del Napoli, anche se non c'è la Serie A, però volevo fare un attimo il punto per quanto riguarda voci di mercato, qualcuno che si è infortunato in nazionale. Sappiamo bene di chi stiamo parlando, almeno io lo so, lo sapete anche voi perché le notizie non sono l'unico a leggerle. Andiamo per gradi. Prima di cominciare, come sempre ragazzi, se vi volete iscrivere al canale è gratis, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, così restate aggiornati sui contenuti. Partiamo nell'analizzare le voci di mercato, che ovviamente intorno al Napoli sono tantissime e saranno poi le prime voci a infiammare la sessione di mercato di quest'estate. Parliamo di Osimhen, parliamo di Kvaratskhelia e parliamo anche del rinnovo di Ndombélé, perché il Napoli è alle prese con questo rinnovo che non credo accadrà alle cifre che ha stabilito il Tottenham. Partiamo direttamente da Ndombélé e poi andiamo su Kvaratskhelia e Osimhen. Partiamo da Ndombélé perché io l'ho già detto in altri video, secondo me è un calciatore da riscattare per la qualità che può dare al centrocampo, per poter sostituire elementi e non perdere qualità ovviamente in mezzo al campo, però riscattarlo a quasi 30 milioni imposti dal Tottenham mi sembra anche a me una cifra troppo alta. Quindi io lessi già tempo fa che il Napoli sta cercando una soluzione che è la seguente, di rinnovare tra virgolette il prestito di un altro anno per poi riscattarlo l'anno prossimo, ma comunque non verrà riscattato a 30 milioni l'anno prossimo, quindi il Napoli cercherà di far scendere la cifra del riscatto, perché secondo me è giusto così. Ndombélé non lo puoi riscattare a 30 milioni dopo un'annata che comunque ha giocato poche partite, avrà più minutaggio da qui alla fine del campionato, avrà più minutaggio l'anno prossimo nel caso vada in porto questa cosa di rinnovare il prestito, e poi lo puoi riscattare, ma l'anno prossimo lo puoi sempre riscattare, ma al massimo a 20, 22, 30 milioni per me sono comunque troppi, anche se a me piace tantissimo Ndombélé, è un grandissimo calciatore, l'aspetto tecnico e l'aspetto tattico non si discute, perché è un calciatore che può rendere e può dare anche qualcosa in più a questo Napoli, però la cifra è troppo alta anche per me, quindi sono sulla stessa linea ovviamente della dirigenza partenopea. Per quanto riguarda Osimhen al Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia, 180 milioni per Kvaratskhelia dal Paris Saint-Germain, sono chiacchiere ovviamente che lasciano comunque la notizia lì a sé stante, secondo me, almeno dal mio punto di vista, soprattutto dal punto di vista di Kvaratskhelia. Osimhen che parta a giugno è quasi sicuro, perché è stato anche il calciatore a dichiarare che comunque il suo sogno è la Premier, vuole andare a giocare in Premier League, vuole andare a giocare in una grande squadra titolata. Non è che il Napoli non sia una grande squadra, però ovviamente vuoi calcare la Premier, vuoi andare a giocare a Madrid, tutto quello che volete. Non c'è nessun problema, solo che la base d'asta è altissima e De Laurentiis a meno di 150 milioni ha detto che non si siede nemmeno al tavolo a trattare. Io credo che sia una cifra indicativa e che Osimhen a 130 milioni possa partire, però conoscendo il presidente e conoscendo le trattative passate, ti devi sedere a tavola con 130 milioni o 140 che siano cash, senza contropartite tecniche, senza fare ti do 90 cash, 20 quello, 30 quell'altro, 10 quell'altro. Uno, perché si può incorrere nella stessa storia, Osimhen, le plusvalenze, quello l'hai valutato tanto, quell'altro l'hai valutato così, quindi già è una trattativa che non mi piace, però nel caso arrivi qualcuno con 130, 140 milioni, tratta uno sopra l'altro, ok, te lo prendi. Per me Osimhen deve partire. Poi mi auguro per il calciatore che non vada al Paris Saint-Germain. Tra tutte le società che si presenteranno, spero non scelga Parigi, perché sarebbe la fine di una carriera, come sarebbe la fine di una carriera per Kvaratskhelia se va a Parigi. Kvaratskhelia, il punto di vista di Kvaratskhelia è diverso, perché il Napoli non lo vende secondo me l'anno prossimo,
non partirà nella sessione di mercato di quest'anno, forse partirà l'anno prossimo a giugno, può essere, però il Napoli la cassa la farà con Osimhen quasi al 100%, quindi incassati i soldi di Osimhen, non è che il Napoli non ne ha bisogno, perché comunque i soldi che entrano più sono e più cresce la società, però non credo che si privi di tutte e due nello stesso anno. Da questo punto di vista credo non succeda. Poi nel caso arrivi qualcuno che ti dà anche 100 milioni per Kvara, Kvara partirà a 100 milioni. Il valore di mercato è schizzato alle stelle. Credo che comunque se si presenta qualcuno e il calciatore stesso valuta la proposta della società, ovviamente, che viene a Napoli e posa i croccantini, se gli piace a Kvaratskhelia la squadra che è arrivata, che sia il Real Madrid, che sia il Manchester United, che sia il City, che sia il Paris Saint-Germain, se piace al calciatore e ci si accorda, partiranno tutte e due. Però da questo punto di vista non mi beccate più, ragazzi, non me le fate più, non mi fate più ricredere e inveire al limite contro la società del Napoli per la sessione di mercato, perché ci sono cascato l'anno scorso nella sessione di mercato di giugno, dove sappiamo sono partiti tutti quanti, Koulibaly, Fabian Ruiz, Mertens e quant'altro. Quindi, visto il Napoli di quest'anno, visto gli acquisti che sono stati fatti e viste le casse del Napoli che sono in completa salute, diciamo, non posso far altro che dire: se venite a Napoli e posate i soldi, sicuramente tra il presidente, Giuntoli e Spalletti sapranno tranquillamente con quali calciatori rimpiazzare sia Osimhen sia Kvaratskhelia. Non dico che forse troverai gli stessi calciatori, ma ci sono tantissimi talenti che il Napoli ha già opzionato. Abbiamo visto e ne abbiamo parlato anche sul canale, mi sembra a gennaio, feci una sorta di recap per tutti i talenti che Giuntoli sta monitorando. Ci sono tanti calciatori interessanti, quindi da questo punto di vista sono super tranquillo, perché lo scouting di Giuntoli secondo me non ha rivali al momento in Serie A. Quindi tranquillità, ma non troppa, perché perderli tutte e due comunque dovrebbe far comunque ritornare Spalletti su delle scelte di formazione e cambiare un po' il gioco, perché comunque hai elementi diversi. Poi non dimentichiamo che il Napoli il mercato per il dopo Osimhen l'ha già fatto. Raspadori e Simeone sono stati presi a punto, perché già si sapeva che la punta di diamante, tra virgolette, che è Osimhen di questo Napoli, andava via quest'anno. E l'anno prossimo ne vedremo ancora delle belle, ancora di più, perché Raspadori prenderà minutaggio, diventerà il fulcro tra centrocampo e attacco. Simeone l'abbiamo già visto, appena entra, se gli dai 10 minuti ti butta una palla dentro, è il gol che va da lui e non è lui che deve segnare. Quindi mi sento molto tranquillo da questo punto di vista. Spero, ripeto, solamente che i due interessati, se debbano partire tutte e due, non vadano al Paris Saint-Germain, perché è la fine di qualsiasi calciatore. Detto questo, ragazzi, questo era quanto riguarda il Napoli e questo calciomercato che potrebbe infiammarsi a giugno. Facciamo un in bocca al lupo a Beresischi, che si è infortunato, distorsione al ginocchio, si è infortunato in nazionale, niente di grave a quanto pare, dovrebbe ritornare disponibile dopo Milan e Lecce, però si sta valutando ancora la situazione. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo calciomercato, di Osimhen, Kvaratskhelia e queste situazioni. Ci vediamo nel prossimo video e sempre Forza Napoli. Ciao!